Ciao, sono Andrea, insegnante di basso elettrico al Bass Lab di Bologna e in questi 3 video vorrei parlarti delle problematiche che ho riscontrato in questi anni di lezione. E la problematica è sempre una, che sono le fondamenta, perché tutti vogliamo imparare tutto, le scale modali, gli arpeggi e questo e l'improvvisazione, ma alla fine si parte sempre da pochi concetti chiari e graduali. Per appunto parlarti di questi concetti userò il bassista contemporaneo, si starà all'interno dei primi 5 capitoli. Si partirà da concetti ritmici semplici come le semiminime, le pause, un po' di armonia. Infatti in questi video faremo un duetto in cui sarà importante riuscire a incastrarsi con un altro basso elettrico o un altro strumento. Parleremo un po' degli stili anche, in questo caso suoneremo una linea di basso rock, blues, giusto per farti capire, sempre utilizzando delle formule molto semplici, ma che se riesci a sviluppare nel tempo, poi dopo riuscirai a fare tantissime altre cose. Dopo andremo sulle scale, le quadriadi, le triadi, le quadriadi, le scale modali, sarà tutto un effetto a cascata, ma è molto importante essere precisi su questi pochi concetti all'inizio. Adesso andrò a fare il duetto della lezione 2 a pagina 29. Una linea di basso molto frastagliata, ci sono le legature di valore, ci sono degli ottavi, ci sono delle pause di semiminima. 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e 3. 4. 2 e 3 e 4. 1, 2 e 3, 4, 1, 2 e 3, 4, 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Mi raccomando, movimento del piede sempre costante, essendo un tempo semplice, binario, abbiamo battere e levare. Questo ti consentirà di suonare con precisione qualsiasi figura ritmica all'interno del duetto, di essere preciso sulle pause. In più, le dita sono al loro posto, non stiamo premendo troppo, non siamo rigidi, sempre rilassati. Molto lentamente lo rifaccio. 1, 2 e 3 e 4. 2 e 3, 4. 2 e 3 e 4. 1, 2 e 3, 4. 1, 2 e 3 e 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 4. Allora, mi raccomando, il movimento del piede deve essere sempre rilassato e chiaro. Battere, levare, oltre chiaramente che un bel suono definito della mano destra e della mano sinistra, che sia tutto molto pulito. Utilizzerò anche una drum machine, lo facciamo 2 volte, quindi io suonerò la parte di sotto dall'inizio alla fine e la ripeterò una seconda volta.
Se studi bene queste cose, alla fine sicuramente ti porteranno a dei risultati. So che sembrano molto semplici, alla fine anche se sono molto semplici, comunque racchiudono dei concetti belli chiari. Io utilizzo questo sistema insieme a molti altri, però alla fine se si lavora su queste cose, che poi sono sempre le fondamenta, si riuscirà ad arrivare a tantissimi altri risultati. Al prossimo video.